Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo inventario voglio farvi vedere il sistema di aggancio e sgancio rapido dell'attrezzatura fotografica che ho deciso di utilizzare con tutte le mie macchine fotografiche. Non è un prodotto nuovo, è già uscito sul mercato da un po' di tempo, però attualmente penso che sia una delle soluzioni più interessanti visto il prezzo e la qualità effettivamente. Stiamo parlando dell'Ulanzi Falcam F38 che nel kit standard include una piastra e una base di sgancio rapido a un prezzo di circa 25 euro. Di questi kit ne ho comprati due e ho comprato anche il kit che include sempre una piastra da attaccare sotto la macchina fotografica e l'aggancio per lo zaino e questo kit viene a circa 40 euro. Il Falcam F38 come sistema mi ha attirato subito perché non costa tantissimi soldi e allo stesso tempo è molto compatto e costruito molto bene e permette di sganciare e agganciare rapidamente le macchine fotografiche con la tranquillità che non si staccheranno, insomma non cascano per terra. Se andiamo a vedere la piastra, è una piccola piastra quadrata, compatibile chiaramente con il sistema della Falcam ma anche con il sistema Arca Swiss. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione perché alcuni cavalletti che non sono originali Arca Swiss potrebbero avere una dimensione leggermente diversa che non riesce a stringere completamente questa piastra, quindi bisogna controllare un po' prima effettivamente di lasciare l'attrezzatura, soprattutto in pendenza. Oltre ai gommini e chiaramente alla vita abbiamo anche questi piccoli buchetti se vogliamo mettere dei lacci aggiuntivi. Per quanto riguarda invece la base è interessante perché nella parte dietro abbiamo un attacco da 1/4 di pollice con l'adattatore anche da 3/8 di pollice, quindi possiamo attaccare qualsiasi tipo di supporto fotografico se avvitiamo o svitiamo l'adattatore. E la base sotto, se vediamo, ha delle scanalature e queste scanalature fanno in modo che in realtà la base è compatibile essa stessa con i supporti Arca Swiss, quindi se abbiamo un cavalletto che magari ha una testa non molto comoda e non molto rapida da agganciare e sganciare, possiamo mettere questa basetta, stringerla e abbiamo trasformato in qualche modo il nostro cavalletto. L'aggancio avviene semplicemente facendo scivolare dal lato senza queste vitarelle la nostra macchina fotografica e grazie al dentino che vediamo qui possiamo tenere ferma la macchina fotografica. Una volta che la macchina fotografica è agganciata, per sganciarla dobbiamo premere il tastino laterale, però se vogliamo metterla in sicurezza possiamo tirare il tastino laterale, metterlo in verticale e a questo punto la macchina fotografica è completamente al sicuro perché anche se premiamo il tasto non possiamo sganciarla. Quello che faccio attualmente è utilizzare la base di sgancio rapido sui cavalletti portatili che porto in giro con me quotidianamente, quindi mettendolo sul cavalletto, semplicemente avvitandolo e stringendolo, improvvisamente questo mini cavalletto è diventato molto più comodo da utilizzare perché posso appoggiarlo, attaccare la macchina fotografica, scattare la fotografia e sganciare tutto quanto. Un'altra cosa che faccio è ho un piccolo cavalletto della KF Concept che utilizzo molto spesso e anche lì per essere un po' più veloce ho attaccato la seconda base che ho comprato, mentre per il cavalletto più grande della Manfrotto che ho nello studio ho visto che la piccola piastra è compatibile con il sistema di aggancio automatico del cavalletto. Questo è il sistema che permette quindi di mettere la macchina fotografica e anche prima di stringerla la macchina fotografica è bloccata e quindi non può cadere. Questa è una cosa molto buona. Dopo il viaggio in Trentino mi sono reso conto che ho bisogno anche di un supporto per quando faccio passeggiate più lunghe e trekking e per questo ho comprato l'aggancio dello zaino che anche questo è molto solido, è tutto di metallo e per agganciarlo allo spallaccio del nostro zaino ci basta svitare le 3 viti, aprirlo e poi chiuderlo sullo spallaccio che ci interessa e riavvitando le viti siamo sicuri che non si staccherà mai e che manterrà anche sempre la stessa posizione a prescindere dal peso della nostra macchina fotografica. E se abbiamo prodotti della Peak Design, la Falcam vende anche una variante della basetta che è compatibile anche con il sistema Peak Design e per quanto riguarda le cose che mi piacerebbe migliorassero sul sistema Falcam, prima di tutto c'è il fatto che a volte bisogna essere piuttosto precisi nel come infiliamo la piastra e quindi la macchina fotografica nella basetta. A volte se magari non siamo perfettamente allineati possiamo impiegare un po' più di tempo per agganciarla. E infine
Infine, un'ultima cosa che potrebbe essere migliorata in questo sistema è il fatto che la basetta, essendo molto piccola, bisogna stringerla molto bene sulla macchina fotografica e a volte, nonostante questo, se magari la macchina fotografica sta montata sul cavalletto, se la prendiamo e cominciamo un po' a spostarla, magari vogliamo girare la testa a sfera, magari la macchina fotografica può ruotare sulla basetta e si può un po' allentare. Questo forse si potrebbe aggiustare aggiungendo qualche gommino un po' più alto o qualche tipo di dentino che magari fa un po' più di attrito sulla base della macchina fotografica. E questo era quanto volevo dirvi del sistema della Falcam F38, solamente perché mi sta piacendo così tanto che volevo condividerlo anche con voi. Ma voi quale attrezzatura usate come sgancio e aggancio rapido delle vostre macchine fotografiche e soprattutto come siete organizzati quando andate in giro, magari nel fare trekking, per poter accedere velocemente alla vostra macchina fotografica in sicurezza? Scrivetemelo qui sui commenti oppure sul forum o qualsiasi altro social network con il profilo di Player the Lighting. Per questo video è tutto quanto, grazie per averlo visto e ci vediamo al prossimo.